Buongiorno amici del canale, oggi sono a casa di Lilly, una mia collaboratrice, che sta ristrutturando casa nuova appena comprata e bisogna ristrutturare un attimino. Quindi ho detto, benissimo, questa parete rossa, forte, lucida, cade a pennello per far vedere ai nostri amici da casa come Magic Wall copre bene anche una superficie così lucida. Questo non è uno stucco veneziano cerato, apro la parentesi, perché? Perché in tantissimi in queste ultime settimane mi avete scritto: Elisa, sul mio stucco veneziano che ha proprio una patina cerosa, posso spalmare Magic Wall? Benissimo, sì, la risposta è assolutamente sì, e vi comporterete esattamente come mi comporto oggi io, quindi dopo aver sgrassato bene la parete, sgrassato vuol dire lavato, ok? Sempre con la solita soluzione, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, ho sciacquato bene, ho mascherato le parti che appunto sono da proteggere con nastro carta e ora coloro direttamente, quindi non passo fondi, non ho grattato, non ho carteggiato, la parete è sana, non scrosta, quindi non devo andare assolutamente a appunto carteggiare per poi dopo stuccare, ma se avesse scrostato nessun problema, grattavo leggermente con una grana fine, Materi Cream, il nostro stucco, fantastico, e dopodiché, dopo aver di nuovo carteggiato, coloravo direttamente. Mi raccomando, importante, non esistono fondi e Magic Wall aggrappa alla perfezione. Andiamo! In questo video nessun gatto viene maltrattato, però la mia perla, gatto un po' ciccione di Lilly, è venuta a salutarmi. La facciamo uscire? Dai, facciamola uscire così parto. Vai amore. Allora, ricordiamoci sempre una cosa, si parte miscelando sempre i colori tra di loro della stessa linea. Quindi se voi colorate con Magic Wall dovete assolutamente schiarire o scurire, se lo volete fare, con la linea Magic Wall, non si possono mettere altri componenti dentro. Ti apro? Vai amore. Inoltre, ciò che vi consiglio è di utilizzare anche i pennelli della linea Magic Wall, perché sono proprio stati studiati da me, ci ho messo quasi un anno per studiare il pennello perfetto, per far sì che la stesura sia proprio come la volete voi. Quindi, pennello con setole in crine, mi raccomando, molto importante se si vuole una pennellata un pochettino più evidente, anche magari su una parete un pochettino più vissuta, un pochettino una casa di campagna per dire, oppure una casa molto classica. Invece la nostra pennellessa Demon, come Crudelia Demon, se volete una pennellata un pochettino più impercettibile, liscia, fluida. Siccome questa parete sarà lineare, pulita, coprente, con un bellissimo colore, il color Monsieur, quindi un ottagno veramente caldo, bello, non ho assolutamente bisogno di avere una pennellata materica, voglio usare la Demon oggi. Quando faccio pareti di questo genere prendo anche la vaschetta, perché? Perché mi aiuta nello scolare il pennello, la pennellessa, quindi prendo la mia pittura, la scolo leggermente e non sporco da nessuna parte. Magic Wall ha questo plus, è molto molto cremosa e non cola, quindi se rispettate le mie linee guida e non ci mettete dentro tantissima acqua, mi raccomando non lo fate, assolutamente avrete un prodotto che non cola e che rimarrà sulla parete e sarà molto coprente, molto molto più delle classiche pitture da muro. Su qualsiasi superficie, tipo questa, quindi lucida, liscia, vedete qua c'è anche la luce che riflette per farvi notare quanto è lucida, non andate mai con la pittura diluita, ok? È importante ricordarsi che se voi diluite andate a inficiare un pochino l'aggrappaggio e anche la coprenza. Se mi usate Magic Wall pura, coprirà benissimo. Quindi partiamo. Pennellessa tenuta dal fondo, così non vi stancate. Ho fatto una pennellessa piccolina, non perché non voglio bene agli uomini, ma perché so che Magic Wall la useranno anche tantissime donne e voglio far sì che voi siate tranquille nel vostro restyling senza faticare troppo le braccia. Quindi prendetela dal fondo e divertitevi. Caricate bene la pennellessa in questo modo, ok? Guardate che colore pazzesco, è veramente bellissimo, bello. Quindi caricate bene il colore, scaricate l'eccesso, ok? E andiamo.
Ricordate sempre una cosa, se avete dei muri ruvidi, bucciati, è importante fare anche qua la pennellata incrociata perché andate a coprire meglio. La pennellata incrociata si fa così. Prima orizzontale, tirando bene la pittura che c'è dentro il pennello, poi si finisce in verticale. La coprenza già in prima mano è veramente ottima. Ovviamente sarà la seconda mano a calibrare il tutto e quindi a tonalizzare al 100%. In questo caso stiamo coprendo una parete rossa con 2 mani di colore, senza grattare e senza fondo. Una bellissima impresa. Ho appena finito la prima mano. Non vi preoccupate ovviamente se ci sono ancora delle striature sul muro, è normalissimo perché stiamo coprendo un rosso con una tonalità molto differente, ma un rosso lucido, ok? La seconda mano definirà la tonalità. Ora mi raccomando, se siete in inverno alzate un pochettino il riscaldamento, se piove non aprite le finestre perché entra l'umidità, quindi mi raccomando riscaldamento sempre un pochettino acceso, e invece se va bene una bella giornata fate areggiare bene con un po' di corrente in modo che la parete asciughi bene. Quando sarà perfetta per la seconda mano mettete la mano sulla parete, se sentite proprio caldo, asciutto, assenza di umidità, siamo pronti per la seconda mano. In questo caso anche la seconda mano la darò pura, come ho appena fatto, sarà facilissimo. La prima mano è completamente asciutta, io sono andata a fare pranzo, sono tornata e ho lasciato passare un po' di ore in modo che appunto l'aria secca asciugasse completamente la superficie. Ora parto con la seconda mano. Ho deciso di farvi vedere anche come si stende la pittura con il rullo. Perché? Perché dà un effetto un pochettino più satinato e moderno, quindi anche per le amanti dell'omogeneo, del liscio, del moderno, valutate molto bene il rullo, ok? Ovviamente servirà un pennello anche per le modanature e utilizzo il mio Demon con le setole lunghe, ok? Mi raccomando, per quelle di voi che non vogliono usare un rullo troppo grande, potete usare anche quello da mobili. Ricordatevi solamente che potrebbe lasciare qualche segno. Prima di partire con il rullo do una passata intorno ai bordi, intorno alla porta con il mio pennello, in modo che non ci siano problemi durante la stesura. Quindi tranquillamente con un pennello classico, Magic Paint, potete togliere i difetti delle parti in cui il rullo non arriva. Ora prendo il rullo da parete, il rullo Magic Wall, carico e scarico. Non andate con il rullo troppo scarico, altrimenti lascia segni. Andiamo. Mi raccomando, quando il rullo inizia a essere scarico non schiacciate, quello è proprio il momento in cui si creano i segni. Deve essere stesa in modo vellutato e la seconda mano sarà quella definitiva. Se voi invece schiacciate, magari per voler risparmiare pittura o per continuare a scaricare bene il rullo, create l'effetto opposto, quindi lascerete dei segni che hanno bisogno di un'ennesima mano per essere coperti. È controproducente.
Ed eccomi qui, in poco più di mezza giornata ho completamente eliminato la mia parete rossa. Quindi ricapitoliamo, non ho carteggiato la parete, ho risparmiato quindi polvere in casa e non l'ho respirata soprattutto. Non ho steso un fondo, un primer, quindi ho risparmiato i soldi del fondo e la fatica di doverlo stendere. Con 2 sole mani di Magic Wall ho completamente portato in copertura totale una parete rossa. Non era un rosino, era rossa. Quindi mi raccomando, quando pensate che un prodotto magari costa di più rispetto a un altro, valutate bene la fatica, il punto di vista della salute e soprattutto la coprenza e la tenuta. In più Magic Wall è profumata, infatti in questa stanza c'è un profumo di gelsomino delicato fantastico ed è semi satinata. Infatti se voi notate questa bella lampada l'ho messa apposta perché riflette la luce nel muro e guardate che bell'ambiente crea, guardate che calore emana la luce che appunto viene riflessa nel muro, nella parete, è fantastico. Mi raccomando, il plus è anche lavabile, quindi se quando è bella asciutta qualche giorno dopo per caso si macchia, nessun problema, panettino in microfibra morbido, acqua e sapone, si lava e si sciacqua e la parete sarà perfetta per tantissimi anni. Quindi mi raccomando, seguite bene le linee guida, in questo caso su questa parete ho steso 2 mani pure, nessuno vi dice però di non diluire la seconda, se voi volete su una parete lucidina la seconda potete anche diluirla di un 5%, di pochissimo. Mi raccomando però ricordate, più diluite, meno copre e controproducente. Al prossimo restyling, ciao!